continuate ad andare in giro in bici che fate riasfaltare tutta l'Italia, passate in passi meno battuti e facciamoli riasfaltare tutti. Ragazzi, buongiorno, benvenuti o bentornati sul canale. Oggi è sabato 9 luglio 2021, sono circa le 8:20, 8:25 e siamo in località Palazzolo. Con me c'è anche Cinzia, adesso ve la presenterò, e siamo davanti al bar Highway Café dove ci eravamo dati appuntamenti con Igor. Chi è Igor? Igor è un ragazzo che ho conosciuto tramite Facebook e ci siamo scritti più volte, ci siamo sentiti anche per telefono, ci sentiamo per telefono da tempo ormai. Lui è di Bologna, è abruzzese e oggi ci incontreremo per la prima volta per farci un giro. E ecco Cinzia. Per la contentezza di Cinzia, vi racconto questa piccola chicca. Ci eravamo dati appuntamento qui davanti al bar, l'ha detto arriviamo, ci facciamo un caffè. Come ci ha visto arrivare la signora, ha messo il cartello apertura ore 17. Ci siamo già premuniti, però c'è un altro baretto proprio qui dietro, quindi adesso il caffè non mancherà. Comunque hai detto che mi presentavi, non c'è bisogno di Cinzia Di presentarmi. Mattia, la conoscete? Oggi stranamente è solare, perché solo oggi, perché essendoci Igor, che anche lei non ha mai visto, è il mio idolo, è il suo idolo abruzzese al nord, perché siccome ha un accento come il nostro, allora quando sente queste persone con l'accento vagamente abruzzese, Cinzia si riaccende, si rinvigorisce. E Igor deve essere una persona molto simpatica e quindi non vediamo l'ora di conoscerlo. Mentre che aspettiamo Igor, guardate Cinzia che la simpaticona si fa una seconda colazione, ragazzi. Brioche con la crema, giusto? Vai. Eccolo qua! Igor, finalmente ci conosciamo. 3 anni sono passati. Oh, il destino ha voluto che il bar dove ci siamo dati appuntamento era chiuso. La scena è stata fantoziana, siamo arrivati e Cinzia ha detto: ma è strano, il bar è chiuso. Ha visto noi che stavamo lì fuori a aspettarti, è uscita, ha messo la tabella, si apre alle 5. Poi ha detto a Cinzia: troviamo un baretto qua vicino, un caffè alla posta proprio qua. Dai, caffè. Go. Com'è andato il viaggio? Tranquillo. Bene? Ah, Igor, questo è il personaggio, che ho già fatto un'apertura, ho detto, quando sente Igor si rinvigorisce perché sente l'accento delle parti nostre. E invece io ho pure sangue bresciano, quindi alla fine vedi. Ma infatti oggi farei strada tu. Oggi ci mettiamo dietro di te. Io sono un pompo, come dicono. A posto, stiamo andando. 8:53, anche Igor si è fatto il caffè, si parte, adesso mi metto dietro di lui, la strada le conosco, però visto che il giro l'aveva progettato lui, faccio andare avanti, non ho neanche salvato nulla sul navigatore, come potete vedere non c'è nessuna traccia impostata, faccio andare avanti lui e si va. Adesso lui deve fare benzina, ecco qua mi fa già cenno, entriamo qui, si fa benzina e poi si sale verso il lago di Iseo. Lo costeggeremo, ma non vi anticipo nulla perché sennò vi tolgo tutto il gusto. E dopo un po' di traffico iniziale finalmente eccoci qua sul lungo lago di Iseo. Adesso faremo la strada del lungo lago, dove più avanti sarà molto scenografica, l'abbiamo già fatto una volta, anzi più volte. All'altezza di Lovere ci saranno tra una baia molto colorata sulla nostra destra con acqua fantastica, sembra quasi di essere in Thailandia, e delle rocce che praticamente cadono sul lago. Adesso vi faremo vedere tanta roba. Giornata bellissima, il traffico fortunatamente non è elevato, non ce n'è tanto, qualche ciclista, ma molto bella. La temperatura in questo momento è di 24 gradi, infatti siamo anche alleggeriti. Siamo all'altezza, come potete vedere qua, di Tavernola Bergamasca. C'è un'acqua tra l'altro fantastica qui sotto. Ragazzi, il punto che vi dicevo prima è questo, guardate che baia che c'è qua, sembra di essere in qualche paese asiatico. È fantastico, c'è gente che nuota, un'acqua smeraldo, cioè, e poi questa è la parte della strada che
si commenta da sé. Bisogna stare un po' con gli occhi aperti per via è stretta la strada, però è molto panoramica, molto panoramica. Guardate qui davanti a voi c'è un arco di roccia, adesso perché passeremo lì sotto. Eccolo qua. Ragazzi, lo vedo che non vi state iscrivendo al canale. Iscrivetevi! E questo è un altro punto molto panoramico prima di arrivare all'Overe. Hanno appena riasfaltato. Peccato sta macchina davanti a noi, ma non perché dobbiamo correre, ma semplicemente per le riprese, per farvi vedere meglio, rendervi più partecipi di quella che è la nostra strada, i nostri chilometri. Eccoci qua, guardate qua, che roba è qua. Siamo quasi arrivati all'Overe, pochi chilometri. Ci siamo lasciati alle spalle l'Overe e adesso siamo in Valle Camonica, davanti a noi il Passo del Tonale, alla nostra destra c'è Monte Campione e questo è il traffico che c'è. C'è effettivamente tanto traffico, decisamente più di quello che credevamo. Sono le 10, ma non ci aspettavo, o è successo qualcosa perché ragazzi, chilometri e chilometri così. Per ora abbiamo sgattaiolato andando moderatamente così come stiamo sorpassando adesso, ma c'è veramente il mondo in strada. Finalmente ci lasciamo alle spalle la strada a scorrimento veloce, iniziamo a arrampicare verso direzione Passo Croce Domini. Guardate qua sopra che chiesetta che c'è su questo spuntone di roccia. C'è un po' di traffico dovuto a, credo, una gara di bici, perché lungo la strada vediamo diverse persone con dei gilet gialli. Siamo a Berzo Inferiore e per fortuna non si soffre il caldo, perché se le temperature fossero state un po' più alte saremmo già morti con tutto il traffico che c'era. Con quella Madonna lì sopra, Similoro. Cinzia dice si fanno risate quando dico Similoro. E adesso stiamo iniziando ad arrampicare sul Passo del Croce Domini. È il primo tornante questo. Speriamo di trovare meno traffico di quello che abbiamo trovato fin poco fa. La sensazione è che la corsa passi proprio qua. Speriamo di essere nell'orario giusto, altrimenti se ci chiudono sta stradina siamo morti e sepolti. Vedete com'è stretta, proprio una macchina ci passa. Ecco qua. Fortuna che l'abbiamo incontrato sul dritto, perché se lo troviamo qui sul tornante sarebbero stati problemi. Vedete come sono stretti. Pericolo scampato, la gara di bici è domani, quindi ci sta andando decisamente di lusso. Di tanto in tanto c'è qualche macchina che ci rallenta, ma tutto sommato va bene, va bene. E via, si va alla conquista del Croce Domini. Il paesaggio cambia velocemente, adesso eravamo in valle, adesso siamo in mezzo al bosco qui. Adesso qui c'è un tornante. Fresco, è bello fresco all'ombra, 19 gradi, si sta divinamente. Asfalto nuovo.
Per questo asfalto così bello sicuramente bisognerà ringraziare il Giro d'Italia, perché sennò qui l'asfalto nuovo dubito che l'avrebbero rifatto. Veramente un tavolo da biliardo, tanta roba. Siamo quasi a 1600 metri di altezza. La strada, guardate che roba è, fantastica. Ogni tanto c'è qualche cagatina di animale, ma per il resto l'asfalto è ottimo. Veramente un gran lavoro il Giro d'Italia. Continuate ad andare in giro invece che fate asfaltare tutta l'Italia. Passate in passi meno battuti e facciamoli riasfaltare tutti. Inizia a salire Rifugio Bazzena. Qui si sale parecchio, la strada è bella in salita, non so se la della cam schiaccia, ma è un bel salire qua. La temperatura è scesa, 14 gradi, fa fresco, però non ci copriamo perché tra un po'... Cinzia dice, non la sentite, dice in teoria dovrebbe essere così dove andremo in ferie. Per ora non vi anticipiamo nulla, ma andremo in posti freschini e non ci copriamo per ora perché apprezziamo questo fresco, anche perché poi riscenderemo sotto, quindi moto che scendono, noi che saliamo. Guardate che asfalto che c'è, tanta roba, hanno riasfaltato e tantissima roba. Quando l'ho fatto l'ultima volta ero con Max e l'asfalto non era proprio così. Qualche chilometro la strada asfaltata finirà e passeremo lì. Quello qui sopra è il tratto di sterrato che ci aspetta. Eccolo qua, passo di Croce Domini. 1000, ve lo dico subito, 1900 metri quasi, Qui faremo una sosta, credo. Intanto siamo arrivati al Croce Domini, 1900 metri più o meno, 14-15 gradi. Igor, come si sta? Da Dio. Fantastico. Cinzia, mi dispiace per chi è rimasto in vabbè, poi censuriamo. Ma non ce la posso mettere. Mi dispiace per chi è rimasto a casa, purtroppo se la vi. A noi la moto ci piace usarla, c'è chi la risparmia, chi le gomme le usa per 3-4 stagioni, noi no. Ragazzi, adesso ci facciamo questa stradina qui, speriamo di non trovare traffico. Come vedete 3 km dovrebbe essere il tratto di sterrato, magari qualcosa in più, qualcosa in meno, ma vediamo. E si va. Me lo ricordavo che all'inizio è un po' così, con le gomme un po' troppo gonfie per fare questo genere di percorso, ma non è che mi posso mettere a sgonfiare le gomme on the road, diciamo così. Cinzia, dietro com'è? Tutto a posto? Cinzia è un po' agitata, ha detto, un po' agi, ma abbiamo fatto il Marocco, ti ricordi il Marocco con la motocarica? Siamo passati in dei posti in Marocco, ragazzi, che a volte quando ci ripenso dico l'incoscienza ce l'ha fatto fare, tra la sabbia, un mare di pietre, cioè in mezzo al nulla, moto stracarica. Io che non è che spostandomi dall'Italia al Marocco aumento di centimetri, quindi sempre nano, insomma questo a confronto è asfalto. Temevo magari fosse un po' più bagnato in alcuni tratti, visto che nei giorni scorsi qualche temporale c'è stato, invece si vede che ha piovuto poco, non gli ha fatto praticamente nulla. Ecco, qui è un po' più smosso, gli mettiamo la prima e si sale. Com'è, Igor? Come vai? Tanta roba, noi andiamo bene, go. Sì. Rocca.
questa è la strada che poi non abbiamo fatto niente quando eravamo sul Croce Domini, perché eravamo... Cinzia dice perché non l'avete fatto? Perché eravamo fuori rotta rispetto a quello che dovevamo fare noi. Ma se la vuoi fare, Rocca, organizziamo io e tu e ci portiamo appresso pure Bruni, ci portiamo pure Mercury, ci portiamo appresso pure Mercury e ci facciamo dei bei chilometri con la nostra passione sempre, e magari andremo anche un po' più briosi. Io vado piano anche perché c'è Cinzia dietro, perché si scavano questi canaloni qui. Opla. Eh sì, qua è un po' più... Tu vedi la strada, Cinzia? Ah, non vedi? Se mi sposto, io d'altronde non mi posso... Cinzia dice tu pensa a te, pensa a guida. Faccio un po' zig e zag perché in alcuni punti... Eccolo qua. Ok, boom. Sì, abbiamo fatto una strada, ragazzi, per arrivare al Grande Cedro, cioè c'erano dei sassi che erano giganti, in discesa, motocarica, poi abbiamo scoperto che c'era un'altra strada invece che ci arrivava praticamente quasi asfaltata, facemmo una strada abbastanza strong, infatti non incontrammo nessuno, dicemmo ma com'è, non ci sta nessuno a sto cedro, invece poi capimmo perché non c'era nessuno lì al cedro, perché la strada in realtà c'era la strada comoda. Ok, sì, no, questo attraversiamo, arriviamo fino, questo poi c'è l'asfalto poi di là. Però guardate sotto che panorama che c'è. Sotto c'è un panorama fantastico. Adesso si alternano tratti di sterrato e tratti di asfalto. Ecco l'asfalto, siamo tornati sull'asfalto. Tra qualche centinaio di metri torneremo di là che c'è asfalto. E poi mi pare di ricordare che l'ultimo pezzo comunque c'è un altro pezzettino da fare di sterrato. Ecco qua, siamo quasi tornati sull'asfalto. Alla prossima curva dovremmo... E noi praticamente lì sotto siamo passati prima. E adesso da qui ci attende il dosso. Ah no, mi sembrava asfalto, invece no, è ancora sterrato. Mi sembrava, siccome era un po' più battuto, sembrava quasi asfalto, perché mi ricordo che c'è un tratto di asfalto, ma si vede che più avanti, probabilmente vicino il dosso dei Galli, dove c'è la base NATO, ex base NATO, sono dei radar, dove ci piacerebbe fare una sosta, poi vediamo. Sotto c'è quel laghetto che per fortuna non si è ritirato. Cinzia, tu visto che non puoi guardare avanti, apprezza di lato, prezza di lato. Per fortuna anche il traffico è pressoché zero, quindi ci va molto bene. Alta quality, molto bello, complimenti, non ci ero tornato da tempo, quindi meritevole. Vedete com'è la strada davanti a voi? Quello è il tratto che ci aspetta adesso. Molto bello il Croce Domini oggi, fantastico, poi c'è una visibilità ottima. Traffico poco, abbiamo incontrato veramente poche moto, qualche moto, quindi anche l'ora probabilmente, non so se l'ora o la fortuna, per ora ci sta andando decisamente bene. Guardate questo laghetto qui sotto. Molto bucolico la cosa. Siamo quasi arrivati alla fine della strada sterrata, eccola qua. Adesso tra qualche decina di metri inizia l'asfalto,
che ci porterà al Dosso dei Galli, dove ci sono i radar. Ex base NATO, se non ricordo male, dovrebbe essere. Quello lì davanti, in lontananza che vedete, Igor, gli ho detto vai avanti che tu sei da solo, puoi accelerare un po' di più, ti diverti. Noi siamo andati un po' più adagio, ripeto, anche perché Cinzia è dietro, non è che la posso fare saltare. Tra qualche secondo vedete davanti a voi le antenne, eccole lì, e qui adesso riprende un piccolo tratto di sterrato. Ok, dicevo a Igor e a Cinzia piacerebbe farci un giro lì, vediamo se ci si riesce ad arrivare in moto, se no lo facciamo a piedi, vediamo anche il tempo che abbiamo a disposizione. Capite che bene che se qui trovate delle auto la situazione si fa un po' più, non tanto qua che è un po' più larga, ma qualche centinaia di metri, ecco, già qui la questione si fa abbastanza complessa. Ecco, da qui in poi lo sterrato non dovrebbe esserci più. Questa località qui si chiama, se non vado errato, Dosso dei Galli. E adesso vediamo un po' com'è la questione per arrivare lì sopra. Vediamo, adesso facciamo un piccolo il punto della situazione con Igor e vediamo. Se si riuscisse ad arrivare con la moto non mi dispiacerebbe. No, non si va, non si va. Il GSD non ci passa. A meno che no, non si passa lì. Bisogna spostare giusto questi sassi, Igor. Ragazzi, dopo una bella camminata di 10 minuti siamo trovati sotto le antenne quasi. Guardate qua sotto che spettacolo che è. Igor dice 10 anni di vita ci ha tolto, non 10 minuti. Fantastico. Pochissime persone, un paio di ciclisti abbiamo trovato a scendere e un paio di ragazzi in moto. Questi qui davanti sono Cinzia e Igor. Io mi sono fermato un attimino perché la cam non si accendeva, ho dovuto smontare la batteria, ma è tantissima roba, mi piace molto. Comunicazione radio, da qua alla Sardegna facevano. C'era una serie di ponti radio, di ponti, no? Questo è uno dei più alti. Ragazzi, guardate che spettacolo qui sotto che è. Grazie a Cinzia, dove ci ha portato Cinzia? Sta fresco, io ho tolto pure la retina. Cinzia ormai si sente proprio a suo agio, si è tolto tutto. Ci siamo solo noi neanche a dirlo. Ci dobbiamo portare 2 arrosticini. Ma generalmente qualche capretta trovi qua. Dici vabbè, quelli sono fatte con le pecore, ma gli ingressi sono tutti chiusi, solo dall'esterno è possibile vedere, che poi tra l'altro non c'è nulla all'interno, non è che c'è qualcosa, c'è assolutamente nulla, sono chiuse con delle grate di ferro, ecco, vedete? Queste antenne però sono mastodontiche. Questa è una delle antenne, ragazzi, l'altra è a sinistra e davanti guardate che spettacolo che c'è. Da lontananza si sentono i campanacci delle mucche. Questo come fa? Questo fa 360. Mettendola così? Questo così ti riprende tutto. Questo è messo così in maniera che l'asta, capito, te la fa sparire. La perdi sulla visuale. Fai finta di essere felice di mattina. Dai, tu sei pesante. Sti posti, non ci vieni una volta. Ma no. E da quest'altro lato c'è l'altra antenna. Praticamente adesso passiamo sotto questo affare qui senza romperci la testa e voilà, siamo arrivati sotto quest'altra antenna. Peccato non si possa arrivare qui in moto, è veramente enorme sta antenna qua. Ero passato diverse volte qui sotto, non mi ero mai fermato. Poi cerco di farci fare anche un voletto al Mavic, se riesco. E questa è la strada che abbiamo fatto per venire su.
e dopo questa visita ci rifacciamo i 10 minuti i 10 minuti a piedi. Igor ha detto 10 anni a piedi. Adesso in discesa sarà meno faticoso che la salita. Hanno qui davanti 2 falichi che mi aspettano, eccoli qua. Com'è Cinzia? Un po' troppo tempo. Stiamo a perdere in chiacchiere? Tu ti stai perdendo in chiacchiere. Vabbè, ma tu sei in ottima compagnia, ti parla dell'Abruzzo, Noi siamo qua a aspettare te. Comunque di là c'era una stradina dove si accorciava. Dove? Già l'altra antina, solo che voi eravate di qua, non vi ho detto nulla. Veramente. Vabbè, tanto Vabbè, in discesa, Dobbiamo salire in leoni. discesa va bene, va bene. Leoni a salire, mo che fa? Vuoi fare la pecorella a scelta? Comunque la giornata è veramente tanta roba. Adesso si torna giù. Siamo tornati in sella ragazzi, la gita sopra l'escursioncina che abbiamo fatto sopra la Basenato ci è piaciuta molto. Adesso passeremo in un punto estremamente panoramico qui, dopo questa curva, guardate che roba è, guardate cos'è qui, guardate qua, a sinistra uno spettacolo e a destra pure. E si sale. C'è una vista da qua ragazzi impagabile, impagabile, veramente tanta roba sto posto qui, bello, bello, bello. Poi come c'è queste nuvole che vanno e vengono, regalano dei colori meravigliosi, guardate come si muovono le nuvole, è spettacolare, no? Tanta roba Croce Domini. Questo rifugio che c'è qui sotto è il Maniva e quella stradina piccolina che vedete lì è il passo del Baremone, che non faremo oggi, è un po' più impegnativa rispetto al Croce Domini, preferisco farla quando sono da solo, non in due, anche perché è sabato, è stretta, è una ex strada militare dove i sassi sono un po' più smossi che sul Croce Domini ed è molto stretta, ed essendo una giornata sabato quindi è meglio evitare, ecco. Guardate che panchinetta che c'è qui. Adesso parcheggiamo. Da Sandra, malga, formaggelle di capra e ricotta. Questi Cinzia ci farà sicuramente un giro da Sandra. Che ti mangeresti? La bella panna cotta. La panna cotta, mo? La panna cotta dopo il pranzo. Ah sì, al lago delle streghe, al lago delle streghe. Tanta roba la panna cotta. È arrivata l'ora di pranzo, guardate qua la bella ciurma che va verso quella panchina. C'è una panchina con vista vallata, attrezzati già di panini. Visti i tempi che stanno tornando. Ragazzi, oggi pranzo senza panorama, Sì, veramente. Maniva, Baremone, qui sopra il Croce Domini. Le moto sono lì, non so se si vedono. Dietro Non questo... abbiamo problemi di ladri. Non abbiamo problemi di ladri, non abbiamo problemi di caldo. Anzi, fa quasi fresco. Madonna che calda. Cinzia, qual è il menù di oggi? Da povero? Panini con la mortadella. Panini con la mortadella, dai. Allora buon appetito. Buon appetito. Adesso si scende, passiamo davanti al Maniva. Eccolo lì, vedete come si è attrezzato quello con la tendina, bello preciso. L'aria è frizzantina, 15 gradi. Non mi sono coperto, Cinzia sì, anche perché adesso stiamo scendendo, male che va poi faremo una sosta per far alleggerire Cinzia. Guardate qua sotto che roba è. E qui praticamente adesso, una volta arrivati sul Maniva, da lì l'alternativa è Baremone, ma noi invece scendiamo e andiamo verso il lago di Idro. Praticamente adesso siamo
del piazzale del Maniva e da qui scendiamo verso Bagolino, sono 12 km. La strada è piccolina, non sempre messa bene, ma il panorami è mozzafiato. Abbiamo evitato di fare il Baremone perché, come dicevamo, essendo sabato c'è un po' troppo movimento e in effetti mentre scendevamo dal Crocedamone verso il Maniva abbiamo visto uscire da quella strada lì un furgoncino di quelli tipo dei muratori che hanno anche il cassone. Non oso immaginare incrociare un aggeggio del genere dentro le gallerie, è impossibile passare, tutti e due non si passa, quindi a quel punto diventa drammatica la situazione, che lui non può andare indietro e noi in moto dovremmo tornare indietro, ma dubito che la moto riesca a girare in Valleria, quindi insomma meglio evitare, godiamoci altro. Anche oggi reunion, ragazzi, reunion a profusione, guardate qua sotto quanti GS che ci sono. Strada che porta a Bagolino è parecchio rovinata, in alcuni tratti ci sono anche dei lavori, non è proprio piacevolissimo in questo momento farla. Abbiamo superato Bagolino, ci siamo fatti un caffettino e via adesso verso il lago. Per fortuna adesso la strada inizia a essere bella, perché la strada a scendere dal Maniva a Bagolino è stato un calvario, un lavoro in corso dietro l'altro. Guardate qua che strada che sta qua. Davanti a noi il lago di Idro, eccolo qui, adesso lo costeggeremo in parte e arriveremo fino a Idro. È un po' increspato, ci sono delle barchine con le vele spiegate perché il vento si è alzato in questo momento. Sta decisamente bene, ci sono 27 gradi ma è molto piacevole, ma non si soffre il caldo. La strada lungo lago è molto bella, complice anche il poco traffico, riusciamo a goderci anche le curve rimanendo comunque dentro i limiti. Qua c'è un limite di 70, a volte si sfora di qualche 5 km, ma ecco, loro sforano qualcosa in più. Il colore del lago, nonostante non ci sia il sole, ha delle sfumature di verde incredibili. Ci lasciamo Idro alle spalle, adesso iniziamo una strada che è letteralmente un Luna Park, la strada Idro Capovalle. Tra qualche secondo la inizierete a vedere anche voi. Se avete problemi se vi fanno male strade tortuose, prendetevi una pastiglietta perché potreste avere dei disturbi, ve lo anticipo, non potete dire non ve l'hai detto. Con moderazione. Cinzia dice non è che stai a correre un po' troppo. Per l'occasione ho messo anche la mappa dinamica, anche se non gli sto dando pieno fondo come potete sentire, perché andiamo in due, ci piace divertirci ma in sicurezza. Però la differenza tra la dinamica e la rain che ho avuto prettamente io si sente. Questa c'è la galleria. È o no uno spettacolo sto tratto di strada e non è ancora finito. Bello deve ancora arrivare, pensate un po', guardate qua che serpentone che ci aspetta, curve a go-go, asfalto perfetto, traffico ottimo direi.
Altro che la MotoGP. Adesso, una volta arrivati a Capovalle, facciamo una deviazione e un posto dove non sono mai stato, Fienili di Rest. Qualcuno in qualche altro video me l'ha consigliato, qualcuno di voi, e allora a questo punto ci facciamo un salto, visto che oggi abbiamo margine, li cerchiamo innanzitutto perché non so neanche dove sono. I Fienili di Rest c'è da fare una deviazione di circa 15 km, io credevo meno sinceramente. La strada in alcune parti all'inizio è molto bella, guidabilissima, asfalto ottimo, poi inizia a essere un po' più tortuosa, asfalto non sempre ottimo e abbastanza in discesa in questo momento. Siamo nella foresta dell'Alto Garda, prima c'era questa insegna. Arrivati a un certo punto troverete le indicazioni Magasa Cima Rest e voi seguite quelle indicazioni qui. Adesso si inizia a salire, pendenza 10%, SP9, manto neanche a dirvelo, ottimo, e traffico a go-go come potete vedere. Che strada, è incredibile, guardate, veramente, se non ci siete mai stati venite perché la strada è imbarazzante. Wow, guardate qua. Chi vi ci porta qua? Ditemelo voi. Chi vi porta da queste parti qui? È bella farle in due, immaginate da soli qua. A un certo punto dovete fare una deviazione e prendere questa strada qui, che all'inizio è molto stretta, non che poi sia larga. E credo che ci sia anche un osservatorio, mi pare di aver capito sopra. Wow ragazzi, a un certo punto vi trovate in mezzo al nulla, con degli scorci pazzeschi sulla vallata. Credo che stiamo quasi per arrivare perché tra un po' finirà la strada. Siamo arrivati, qui ci sono i Fienili di Rest. Eccoci qua. Sì, questo è questo. Questi sono i Fienili. Siamo arrivati a Cima Rest e questi sono i Fienili di Rest. Guardate che tetto. Idrorepellente a 1000. Qui con Cinzia stiamo decidendo di fare una settimanella. Igor, comprare casa qui. Sì, ci trasferiamo. Pure tu, ti piace pure a te, pure Igor viene, vedi? La comitiva è il completo. La vita di montagna. Esatto. Manca giusto Giorgio e completiamo il gruppetto. Domani lo vedo Giorgio. Guardate, comunque sono particolari queste robe qui, molto particolari questi Fienili. Qui non ci piove dentro, questo è un tetto, questo è idrorepellente. Ti metti questo, altro che l'antipioggia. E qua è dimenticato da Dio, sì. Ma ci vivono qua. Questi li ho visti anche nei paesi del nord comunque, questi tetti così. Un terrore però. Nei paesi dell'est anche. Prende fuoco, questo è allucinante. Sì, se prende fuoco, Ma tipo un fa un attimo. fulmine, no? Sì, questo si accende in un attimo. Come Cinzia quando dice la parola sbagliata, subito. No, ma veramente, ma a parte di scherzi, ma metti che fa una scarica. Cioè qua ci fai il girarrosto dopo. Uno che ti vuole fare uno sfregio. Hai capito? Uno che tu lo fanno sfregio ti porta una settimana qui,
ti porta a Cimarest, ci resti in tutti i sensi. E Ti ci rendi resti. conto che calata che ho fatto? Che io calata, quando dal t'ho mare a conosciuta? Cimarest. Guarda qua che pace che c'è, Cinzia, guarda qui che pace che c'è. Che quiete, Che quiete, qui ti acquieti proprio, vedi? Le montagne, i fienili, la tranquillità. Lasciamo Cimarest, ci tuffiamo in Valvestino e speriamo che con tutta questa siccità riusciamo a vedere finalmente una volta tanto la dogana, ex dogana asburgica, fuori dall'acqua, spero. Comunque la strada per arrivare a Cimarest è fantastica, molto ben tenuta, in alcuni tratti addirittura si può anche accelerare. L'ultimo tratto molto panoramico, estremamente panoramico. Benvenuti in Valvestino, siamo appena scesi da Magasa e ai piedi della discesa c'è un ambientino non bucolico, di più, veramente molto rilassante, gente con la tenda, il ruscello, a piedi scalzi, molto figo. Guardate qua, qui poi c'è un asfalto nuovo che ve lo dico a fare. Veramente bellissimo sto tratto di strada, a parte la natura proprio superlativa con ste rocce, sto verde da un lato, verde e fiume da un lato, rocce dall'altro. Generalmente noi scendiamo qui sulla destra da Capovalle, invece stavolta siamo scesi dai Fienili e praticamente si scende qui e poi si va a sinistra e via verso Valvestino. Questo torrente qui a fianco a noi si chiama Toscolano. Come vedete il vento è un po' alto, ma la temperatura è ottima. Solo il boxer si sente che rimbomba lungo ste gole. Il nostro problema, ragazzi, era vedere o meno la dogana, ma è asciutto, non c'è proprio acqua. Qua si vedrà le fondamenta della dogana, altro che la dogana. È veramente arso. Però sta strada è fantastica. Poi c'è il nostro asfalto. Sì. L'asfalto a metà mi fa venire un nervoso. Dice, Fa lo scalino. falla tutta. Ma tu guarda qua, io non ho mai visto. No, ma infatti dai, ora andiamo a vedere la dogana allora. Senti, stanno arrivando. Guardate qua sotto, non c'è praticamente acqua, generalmente è tutto verde, c'è un verdino, un'acqua fantastica, invece praticamente è arso. È impressionante vederlo così asciutto, sinceramente non pensavo neanche di vederla sto giro, ho detto vabbè l'acqua ci sarà, invece proprio non c'è acqua, non c'è proprio nulla. Sto giro si vede la dogana, ragazzi, solitamente è sempre colma d'acqua, anzi qua un po' d'acqua c'è, sotto al ponte non c'è proprio nulla. Vabbè, ora ci facciamo fare un volo al Mavic allora a sto punto. Questa volta è fin troppo bassa l'acqua, cioè vedi le fondamenta della dogana, non la dogana. Io così non l'ho mai vista, prima volta che la vedo così.
finalmente abbiamo visto la dogana fuori dall'acqua. Un po' di tristezza me lo fa vedere questa diga così bassa. Questi cosa si fermano a fare qua? Non ha senso fermarsi qua. Vi dovete fermare lì alla dogana a vederla qua. Ecco, qui sotto prima avete visto delle riprese fatte qua. Ultime curve, boys. Tra un po' si tornerà in basso, le temperature si alzeranno, le strade diventeranno dritte, le curve le dimenticheremo per un po'. Però adesso siamo ancora qui e quindi ce le gustiamo. Sono circa le 16, il sole è alto, a volte entra, a volte esce, ma si sta benissimo. Grazie a voi il lago di Garda, la strada che porta da Valvestino al lago di Garda è un'altra pista di quelle che meritano assolutamente. Adesso noi la faremo in maniera diligente, divertendoci, ma vi posso garantire che a salire è tutta bella. L'asfalto è bello, è tutto quanto fantastico. In questo momento vedrete dei colori un po' spenti perché il sole si è un po' nascosto dietro le nuvole, ma talmente vasto il lago di Garda che sembra un mare. Giornata veramente top tutto, compagnia, strade, meteo, posti visti e poi la ciliegina sulla torta, la dogana fuori dall'acqua. Siamo arrivati mestamente a Gargnano. Qui ragazzi le curve, il divertimento finisce. Spero di sbagliarmi, ma qui sotto poi inizierà un po' un calvario per il traffico. L'ultima volta quando ero qui con Gunt mi beccai un bel po' di traffico. Oggi forse complice l'orario, insomma non lo so, vedremo. Siamo a circa 160 km da casa. Per fortuna per ora il traffico è scampato ragazzi, si riesce a portare una media di 70 all'ora e quindi è molto giusto. Alla nostra sinistra il lago, fantastico, leggera increspatura data dal vento ma molto rilassante. Bella giornata. Sono le 17. Abbiamo fatto, aspetta, Quanti chilometri, ricordi un po'? abbiamo fatto 420 km. 420, 420 e bisogna ancora tornare a casa. E c'è ancora da rifare il... Però Cinzia, l'importante è che Cinzia è contenta. Ti è piaciuto oggi? Vuoi venire anche domani? No. Basta, oggi basta. Ragazzi, qui la nostra giornata si divide. Igor se ne punta verso Bologna e noi puntiamo verso Milano. Giornata top, Igor, fantastico. Numeri 1. Number one. Ci mancava solamente l'altra Barbone, ci mancava. Dice Rocca Bianca. Lascia fare. Lascia fare, la prossima volta devi venire anche tu. Rocca non c'è stato sto giro qua. Bruno è all'isola d'Elba sto giro, quindi... Tutti in vacanza, solo noi lavoriamo. Solo noi lavoriamo. E guarda questo qua, un altro povero. Un altro che lavora, col Ferrarino. Va bene. Ragazzi, vi ringraziamo se siete arrivati fin qui. Iscrivetevi al canale. Esatto, iscrivetevi al canale, è gratis, poi non costa nulla per noi, per Tanta la benzina. 2 euro al litro a benzina. E infatti siamo alla pompa di benzina. Ciao, al prossimo video, ciao!